Nel 1967 esce quello che senza rischio di smentita può essere considerato il romanzo principe o cardine della letteratura ispanoamericana del Novecento. La pubblicazione dell'opera chiave dell'universo narrativo del colombiano Gabriel García Márquez è subito un caso, un fenomeno editoriale capace di coinvolgere in un irresistibile effetto a catena testi coevi o immediatamente precedenti provenienti dai più svariati paesi dell'America Latina. Scritture apparentemente diverse e disperse, che viceversa cominciano a ruotargli attorno come una galassia coerente, un vero e proprio sistema, capace di parlare all'unisono, in modo riconoscibilmente latinoamericano, al lettore occidentale. Potremmo parlare dunque di un vero e proprio effetto Macondo, responsabile della nascita e dello sdoganamento commerciale di quella stagione di fortunate esperienze letterarie e sperimentazioni con i codici della cultura, passata alla storia come generazione del boom, a cui partecipano fra i tanti un altro premio Nobel della letteratura, il peruviano Mario Vargas Llosa, e autori del calibro di Julio Cortázar, José Donoso, Juan Carlos Onetti, insieme a molti altri. Ciò che tiene assieme questo corpus composito e variegato di grandi narrazioni latinoamericane è un tema o un'aspirazione comuni. Riflettere, con strumenti propri e originali, sul senso dell'identità locale, provare a costruire un sentimento di latinoamericanità, raccontare, o meglio rivendicare la differenza di quello che lo scrittore cubano Alejo Carpentier chiama nel titolo del suo secondo romanzo il regno di questo mondo, riappropriandosi degli spazi fisici e simbolici espropriati dalla conquista attraverso un'operazione immaginaria di grande ambizione che si propone niente meno che di generare un sentimento di appartenenza collettiva per un intero continente. Definendo il pensiero postcoloniale come il laboratorio filosofico e artistico in cui si rielabora criticamente la storia dei luoghi investiti da un processo di colonizzazione, smascherando i legami di dipendenza simbolica e i giochi di forza impliciti nelle relazioni centro-periferia, potremmo considerare i romanzi del boom come la risposta postcoloniale a un quesito identitario scottante e drammatico che ha proprio a che fare con il vissuto coloniale dell'America ispanica, responsabile della crisi di presenza da cui il soggetto locale è affetto, all'epoca della pubblicazione del capolavoro di Gabriel García Márquez, da quasi 500 anni. Come emanciparsi dal peso dello sguardo occidentale, che concepisce la diversità americana solo come un fraintendimento del modello importato? Come identificare, d'altronde, un principio di identità viabile proprio a partire dallo strappo coloniale, che nel bene o nel male ha contribuito a plasmare il volto attuale dell'America Latina e che dunque non può essere eluso, ma soltanto elaborato? Che cosa significa, in sostanza, essere latinoamericani? Per Julio Cortázar, la generazione del boom si fa carico proprio di questa missione cruciale. Nelle opere di scrittori come Neruda, Asturias, Carpentier, Arguedas, García Márquez, Mario Vargas Llosa e molti altri, il lettore occidentale ha trovato qualcosa di più che poesie, romanzi e racconti. Ha trovato segni, indicazioni, risposte, ha trovato tracce dell'identità che cerchiamo, acqua da bere e ombra d'alberi sulle vie aride e nelle implacabili estensioni delle nostre terre alienate.